Godo, minchia raga. Una delle domande che mi fate più spesso nell'ultimo periodo è quale curva di mira devo scegliere tra lineare e dinamica. Sono usciti molti video dove fanno vedere quanto sia più potente la lineare, però raga io prima di impostarla e di utilizzarla come curva di mira principale devo farci dei test. E quindi quest'oggi vi ho portato un video dove andremo a scoprire quale delle due curve di mira è meglio, lineare o dinamica. Fammelo sapere con un commentino, lascia un like, iscriviti al canale. Ora ti faccio vedere due partite delle tante che ho fatto per testare entrambe le curve e ci ribecchiamo alla fine per capire quale delle due effettivamente è la migliore. Ti spiegherò anche le differenze ovviamente. Ok raga, iniziamo con il test della curva di mira lineare. Vabbè, sono caduto giù, che figuraccia. In questa partita cercheremo ovviamente quindi di capire se effettivamente lineare sarà meglio di dinamica, oppure se nell'ultimo periodo sia stato, diciamo, soltanto un'invenzione. Insomma, tutto questo, non so, scalpore che si è creato. Ok, adesso comunque sto utilizzando ovviamente lineare. Ho già fatto un paio di partite per cercare di capire meglio in cosa appunto potesse migliorare questa curva. E adesso raga vi dirò tutto quanto. Non temete. Madonna, sono mortissimo raga. Se non trovo delle corazze sono morto. Ok, questo qua ci saluta. Però aspetta, perché c'era anche uno sotto. Quindi adesso il mio obiettivo diventa andare a rompere. Dove sono questi? Sopra? Infatti mi sembra di aver sentito... Oddio. Ok, easy. Adesso raga, appena avremo un attimino di relax, cercherò un attimino anche di spiegarvi le differenze tra lineare e dinamica. Perché magari alcuni pensano che ci sono delle differenze abissali. In realtà sì, ci sono delle differenze, però diciamo che bene o male non aumenta una l'aim assist rispetto all'altra, ok? Quello che tanti pensano nell'ultimo periodo è proprio questo qua, insomma. Aspetta che ce n'è uno qua sopra. Ok. Allora, se posso essere sincero, comunque ho notato, diciamo, dei pro e dei contro, che magari o vi dico a fine video o ve li dico tra poco. Perché ovviamente come tutte le cose raga non esiste la soluzione perfetta. Tutte hanno magari delle lacune rispetto ad un'altra. C'è quella leggermente meglio, quella leggermente peggio, dipende tanto dalle situazioni ovviamente. Ok. Proviamo a prendere questo se riusciamo. Qua è pieno. Vediamo. Ok, tipo in questo caso, raga, nell'ultimo istante ho sentito un botto la mira muoversi, diciamo, quasi da sola, ok? Quindi ha praticamente fatto quasi tutto l'aim assist nell'ultimo istante. Oddio, che culo. Ho fatto la sculata. Ho smirato. Avete visto, tipo, in questa situazione qua, secondo me, la dinamica sarebbe stata più vantaggiosa. Per me, poi magari mi sbaglio, però ho questo presentimento. Poi, ripeto, vi spiego tutto quanto alla grande. Oddio, non posso. Oddio. Andrei a prendere un guavvino qua dietro, raga, intanto. Sperando che non ci sia nessuno, ovviamente. Anche se questo lobby mi fa un pochino paura. Andiamo a prendere questo sotto qua. Madonna, raga, non mi ha aperto il paracadute perché avevo l'UAV pronto, cavolo. Stavo tirando l'UAVino. Ok. No, di pochissimo. Raga, questi se la stanno dando tutti quanti a gambe. Vediamo se riusciamo almeno a farci questo. Ok.
Vado a prendermi questo, raga. Sti cazzi. Ok. Non so dove siano i nemici, però qualcosa mi dice che forse è meglio se give up un attimino e vado a prendermi magari un guavino, un paio di guavini. Non sono esperto, ma meglio anche give uppare questa zona perché potrebbero prendermi dalle spalle. Oh mio Dio, è pieno qua sotto. C'è gente anche dall'altra parte. Ok. Secondo me è sbucata là. Non ci credo, raga. Ok, raga, ora ho rimesso tutto quanto come era prima, con appunto le impostazioni che più consiglio. E vediamo un attimino che cosa succede. Ok. Wow. Oh, non mi ha preso la corazza, sono morto. Via. No, cosa? Ma io non ho sentito la fune, raga, incredibile. E va bene, dai, peccato, ma non importa. Allora, voglio capire un attimino quale delle due è la migliore in base allo stile di gioco. Sì, perché secondo me dipende più che altro dalla situazione in cui ci troviamo. E poi a fine video faremo un attimino le conclusioni finali e vi spiegherò bene quello che intendo, appunto, con questa frase. Ok. Oddio. Infatti mi sembra di aver visto un cappellino. Ok. Sinceramente mi spaventa il fatto di dover pushare dritto per dritto di là. Sono tutti qua sopra. Vabbè, sapete che c'è. Andiamo. Carichiamo. Ok. Non ci credo. Vabbè, raga, in quanti, minchia. C'erano un po' troppe persone. Proviamo a prendere il lobby. Ok, raga, dovremmo prendere anche un guavino. Però ho paura, sinceramente. Fame. Andiamo a prendere questo sopra. Cazzo! Mi sono bloccato! Vabbè, andiamocene via. Ci avete visto il tracking, raga, comunque è buono anche con dinamica. Ok. GG, bro. Adesso andrei a farmi un altro lobby. Sfiga. Vabbè, peccato. Questo è il nostro.
Richiesta priorità. Ci allontaniamo. Ok. Godo, minchia, raga. Marcato gli altri operatori di quella squadra. Tagliamo. Andiamo a prendere un altro paio di guavini. Taglio a terra. Marco i suoi compagni. Godo, minchia, raga. Sappiamo dove sono gli altri. Adesso non ci nemico in arrivo. Devo stare attento, raga. Squadra è tra le prime 5. 5 nell'area. Gas in avvicinamento. Area ricevuta. Ci allontaniamo. In arrivo. No, non ci credo, minchia, raga. Ma la safe non era ferma. Perché si è mossa subito? Ho buttato via 2 partite davvero in un modo clamoroso. Però, vabbè, ci sta. Alla fine l'obiettivo non era fare belle partite, ma era cercare di capire quale delle 2 curve di mira era realmente la migliore. Prima di tutto, però, quali sono le differenze e come funzionano realmente queste curve di mira. Questa, ragazzi, è la curva di mira lineare. Come il termine stesso dice, è appunto lineare. Questo vuol dire che quando andremo a muovere il pad, l'analogico, insomma, vedete che non accelera, ma segue esattamente la posizione in cui ci troviamo realmente. Noi lo muoviamo, che ne so, come in questo caso di 1 centimetro, ed effettivamente il gioco registra 1 centimetro di movimento. Questa è la curva di mira lineare. Mettiamo quella dinamica. Adesso, muovendo leggermente l'analogico, vedremo che nella fase iniziale l'ingresso che gli stiamo dando andrà più veloce rispetto a quello che realmente il controller sta rilevando. Quindi nella prima fase è come se ci fosse una sorta di rallentamento, per poi appunto accelerare, raggiungere l'input sia d'ingresso che anche quello che il controller rileva, e poi leggermente accelerare nella fase appunto finale, per poi ricollegarsi e diventare tutt'uno. In poche parole, quindi, la dinamica cosa fa? Appena noi muoviamo leggermente l'analogico, nella prima fase, nella prima zona morta, tenderà a non farci andare troppo veloci e quindi evita qualche smirata, perché saremo leggermente più precisi. In poche parole, come avere una sensibilità leggermente ridotta nei primi istanti in cui tocchiamo l'analogico. Ed ecco perché, secondo me, la dinamica in alcuni casi è meglio della lineare. Entrambi vincono sotto certi punti di vista e in base alla situazione. Parlando prima della lineare, ho sentito una forza maggiore nelle medio-lunghe distanze. Alcune volte realmente l'aim assist si incollava al nemico e sembrava appunto traccare meglio, però in close range ho fatto abbastanza fatica a seguire il nemico. Infatti sono morto molte più volte perché appunto non riuscivo a seguirlo, anzi smiravo. Questa cosa con la dinamica non succede, o comunque succede molto più raramente. Quindi secondo me la dinamica è proprio per uno stile di gioco molto più aggressivo, sempre push, gunfighter ravvicinati. La dinamica secondo me ti copre a 360 gradi, è molto buona sia dalle distanze lunghe, medio e anche corte, proprio perché c'è questa dinamicità e quasi cambia la sensibilità in base a quello che state facendo. Per me la dinamica rimane comunque la regina. Infatti staremo un attimino a vedere se i pro player, quelli ufficiali, cambieranno e magari metteranno lineare, però dubito. Non ho visto così tanta miglioria, per cui penso che la dinamica regni. Fammi sapere quale delle due invece è la tua preferita. Ovviamente io non ho la verità in tasca e il vostro commento può aiutare la community a farsi un'idea più precisa. Quindi lascia un like, un commentino, iscriviti al canale. Spero che questo video ti sia piaciuto. Ci becchiamo alla prossima. Bella boys!